Bentornati sul canale. Oggi un video un po' diverso dal solito. Vi volevo parlare di quel momento dell'anno in cui arriva il caldo, siamo praticamente in zona preferie. E non so se capita anche a voi, ma io mi sento stanco, non ho voglia di fare niente, la notte dormo male. Insomma, praticamente non mi sento proprio in forma per niente e tutto mi passa per la testa tranne quello di andare ad allenarmi. Quindi è un momento un po' delicato dove magari a lavoro si insiste perché bisogna chiudere le cose prima delle ferie, bisogna portare a casa dei risultati, bisogna fare tutta una serie di cose che insomma noi non è che abbiamo tutta questa voglia di fare visto il caldo che arriva all'improvviso e ci travolge completamente. Ecco, in questo momento la motivazione viene meno, almeno per quanto mi riguarda. Ho fatto una fatica bestia a fare gli allenamenti durante l'ultima settimana e venerdì, dopo l'ennesima notte che ho dormito male, dopo l'ennesimo allenamento, non ne potevo più. Ero veramente stanco, morto, non ce la facevo più a fare niente e volevo semplicemente riposarmi un po'. Quello che vi posso dire è, ho pensato a che cosa avessi potuto fare per cambiare questa situazione abbastanza negativa e quindi ho deciso di fare qualcosa di insolito, qualcosa di inusuale, quindi cambiare i soliti percorsi, uscire dalla routine e provare a fare qualcosa di diverso. Quindi mi sono detto sì, ma perché non prendi la macchina, vai nel paesino di montagna dove sei cresciuto? Mi sono portato la bici e ho deciso di fare una sfida che da ragazzino, da bimbo, per me era una cosa impensabile. Andare a Campobasso da Riccia e fare quei 35 km su una strada larga, pensata per le macchine, quindi con discese e salite molto forti, sufficientemente larga, quindi non è che sia pericolosissima, però insomma ci sono questi belli strappetti in questa strada che parte da 800 metri, arriva a 200 metri, poi c'è un tratto di pianura e poi di nuovo sale verso Campobasso. Ecco, io non l'avevo mai fatta, ho detto bene, questa è la sfida che devo fare, me ne vado con calma in Z2, quindi non è che mi devo ammazzare, però insomma voglio fare quel percorso lì che da piccolo non l'ho mai fatto. Ho fatto tutti i percorsi intorno, anche più difficili, con più dislivello, con più chilometri, ma quello lì non l'avevo mai fatto. Sono partito, ho fatto un bellissimo giro in cui ho testato anche la bici su percorsi di quel tipo, cosa che non avevo mai fatto, quindi belle discese e un po' di salite, niente di eccezionale, però comunque insomma ho raggiunto delle velocità in discesa abbastanza importanti. Però ecco, il paesaggio facendolo in bici, quel percorso che ho sempre fatto in macchina o in autobus, è molto diverso, molto più bello. Mi sono gustato tutti i panorami della zona. Poi al ritorno ho fatto un percorso che conoscevo già bene, è un po' più in quota, ci sono anche lì tante salite e discese, però ecco, passa in mezzo a dei paesini bellissimi, c'è ad esempio c'è Gildone dove c'era una festa, questi paesini molisani fatti in pietra sono molto belli, molto caratteristici. Ecco, ho approfittato per stare un po' nella natura. Non so se si vede, ma c'erano le lucciole. Ho raccolto delle ciliegie e mangiato roba buona, ho salutato la mamma e quindi ecco, questo mi ha ridato un po' di energia per riuscire a fare qualcosa che altrimenti non avrei fatto. Ecco, quindi il video di oggi semplicemente vi volevo, ecco, consigliare questa strategia che io utilizzo ogni volta che perdo motivazione per qualsiasi motivo, in particolare quando la perdita di motivazione è quasi più mentale che fisica o anche quando sono entrambe. Quindi rallento un po', faccio un po' meno, cerco di non esagerare, però poi ecco, cambiando routine, cambiando posti, cambiando zona, facendo cose diverse, vedendo posti nuovi, a me almeno l'energia mentale torna per fare cose diverse, mi torna voglia di allenarmi. Comunque, nel periodo in cui sono veramente tanto stanco, prendersi qualche giorno di relax, qualche giorno di recupero non fa male, anzi, io infatti venerdì ero già stanco morto, non volevo fare niente, ma poi sono andato comunque a correre e ho fatto una bella corsa. L'intensità non era esattamente come quella dell'allenamento che era previsto, però comunque ho fatto una bella sessione di allenamento. Sabato non avrei fatto assolutamente niente, sono andato in montagna, ho preso la bici, mi sono fatto questo giro bellissimo di 3 ore in cui ho coperto circa 65 km e 1050 metri di dislivello, in cui mi sono divertito tantissimo.
nonostante il caldo. Poi ecco, domenica oggi ho viaggiato, ho guidato, quindi non farò niente. Era previsto un combinato, ma oggi mi fermo, mi riposo, mi rilasso, così da domani si riparte alla grande. Che cosa posso imparare io da questo video? Che quando non ne posso più, devo cambiare area, devo staccare dalla routine, devo trovare dei nuovi stimoli, e la sfida che avevo in testa da piccolo in questo caso è stata molto molto utile. Quindi questa era una di quelle sfide che avevo in testa da piccolo e che non avevo mai fatto, che ovviamente oggi ho fatto in Z2, quindi proprio passeggiata totale, però ecco, mi ha dato uno stimolo per combattere qualcosa che era rimasto lì in sospeso, una nuova sfida, nuova linfa vitale. Magari può essere un consiglio anche per voi, se vi sentite abbattuti, se siete stanchi, se non ne fate più, provate a pensare a una sfida che vi è rimasta qua da piccoli, e se è una cosa che potete fare senza problemi, ecco, magari vi stimola a fare un allenamento extra. Per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!